Oggi vi porto a Matera, la terza città più antica del mondo e patrimonio UNESCO. Scopriremo i sassi, le case scavate nella roccia ed entreremo anche in una vera casa grotta per vivere da vicino la sua storia millenaria. Panorami senza tempo e un'atmosfera unica ci aspettano. Siete pronti? Iniziamo il nostro giro da Piazza Vittorio Veneto, uno dei punti più vivi della città. È praticamente la porta tra la Matera moderna e quella antica. Da qui si apre subito il primo panorama mozzafiato, i sassi, e in alto la cattedrale con il suo campanile che domina la città. Prima di scendere nei sassi ci facciamo una passeggiata sul corso e ovviamente prima tappa culinaria. Entriamo in uno dei panifici più amati dai materani, famoso per le sue focacce. È un locale piccolo, semplice e legato alla tradizione. La focaccia è buona, anche se fredda perde un po', ma va benissimo per iniziare. Poi facciamo un'altra breve sosta per provare le strazzate. Sono biscotti tipici a base di mandorle, semplici e molto buoni. Terminate le tappe mangerecce, per ora, raggiungiamo il nostro alloggio nel Sasso Caveuso. L'ingresso è accogliente e l'appartamento è davvero spettacolare, tutto ricavato nella roccia. Il bagno è enorme e completamente scavato nel tufo, ma la vera sorpresa è giù in fondo alle scale, una vasca idromassaggio, perfetta per rilassarsi dopo una giornata in giro. Il pomeriggio lo passiamo proprio nel Sasso Caveuso, tra vicoletti, scale e scorci che sembrano usciti da un film. È davvero piacevole girare senza una meta precisa. Lungo il percorso si incontrano tanti rosoni che un tempo servivano a far entrare luce e aria negli ambienti. Si notano anche delle piccole conchiglie incastonate nella roccia, testimonianza di quando, milioni di anni fa, qui c'era il mare. Da qui ci si affaccia sulla Gravina, che guarda verso il Parco della Murgia Materana, un'area ricca di chiese rupestri e antichi insediamenti scavati nella roccia. Da questo punto si vede anche il ponte tibetano che attraversa la Gravina. Scendendo arriviamo in piazza San Pietro Caveuso, dove si trova la chiesa di San Pietro e Paolo, conosciuta come San Pietro Caveuso. La struttura risale al XIII secolo e nel corso del tempo è stata restaurata più volte. Con un piccolo contributo si può attivare l'illuminazione della navata centrale per ammirare gli affreschi sul soffitto, illuminati in tutta la loro bellezza. Salendo lungo una ripida scalinata raggiungiamo la chiesa rupestre di Santa Maria di Idris, ricavata direttamente nella roccia. La sua posizione domina il Caveuso e la rende uno dei punti più riconoscibili di Matera. Per cena ci fermiamo in una trattoria tipica, dove prendiamo un antipasto di formaggi lucani e un piatto di fave e cicoria. A seguire due primi, cicatelli con cime di rapa e peperone crusco, un peperone essiccato e fritto per pochi secondi, che qui mettono praticamente ovunque, e dei cavatelli al ragù. Erano così invitanti che l'ingordigia mi ha fatto quasi ustionare. Usciamo dalla trattoria quando ormai è buio e Matera ha un'atmosfera completamente diversa, più quieta, illuminata e suggestiva. Rientrati in camera ci prendiamo finalmente un momento per noi, con un bel bagno caldo e un po' di relax dopo questa giornata intensa. Il mattino seguente scopriamo Matera avvolta da una nebbia fitta che trasforma i sassi in qualcosa di quasi sospeso. A dire il vero ci è piaciuta moltissimo, dona alla città un fascino silenzioso, quasi cinematografico. Con passo attento per non scivolare, arriviamo al bar Lanfranchi, dove ci godiamo una colazione buonissima, accompagnata da una tetta della monaca che apprezziamo sempre con particolare entusiasmo.
Arrivati in Piazza Duomo, ammiriamo la cattedrale di Matera, che mostra chiaramente i tratti dello stile romanico pugliese, con il suo rosone scolpito simbolo della ruota della vita. Prima di accedere alla cattedrale si attraversa un piccolo percorso museale, con una collezione di oggetti liturgici e opere d'arte che raccontano la storia della diocesi, oltre a una suggestiva area sotterranea con affreschi medievali. Poi si entra nella navata, che ha un aspetto assolutamente incredibile, un susseguirsi di dettagli finemente realizzati che raccontano secoli di arte e devozione. La nebbia ormai è quasi svanita e possiamo continuare la nostra giornata nel Sasso Barisano, la parte dei Sassi caratterizzata da abitazioni in tufo e da un impianto urbano più articolato rispetto al Caveuso. Passeggiando tra le case e i vari scorci si trovano altri punti panoramici. Per fare un giro in comodità decidiamo di prenotare un tour con una bellissima cabriolet. Ad accompagnarci c'è Michele, la nostra guida, preparatissimo e pieno di aneddoti sulla storia di Matera e dei materani. Durante il percorso ci racconta curiosità, ci fa notare dettagli che da soli avremmo ignorato e ci mostra persino i molluschi incastrati nella roccia, come il carapace di un granchio. Grazie a lui riusciamo davvero a capire come si viveva nei Sassi e a dare un senso a tutto ciò che vediamo. Il tour include anche la visita a una casa grotta narrante. Un pezzo dell'opera che andò a realizzare Carlo Levi nel libro Cristo si è fermato a Eboli, perché fu mandato in esilio italiano, 80 km fuori Matera, decide di scontare il suo esilio emigrando in buona parte della Basilicata. La prima volta che si imbatte a Matera definisce questa città come un vero e proprio inferno dantesco. Termine il periodo di esilio, va a realizzare l'opera Cristo si è fermato a Eboli, dove si trova in Campania, 162 km fuori Matera, dove in quest'opera va a inserire questo verso come spiega nei minimi dettagli le condizioni in cui vivono le persone a Matera. Visitiamo l'antica abitazione rupestre, testimonianza di come vivevano le famiglie contadine. Nella stanza principale si svolgevano tutte le attività quotidiane. In un angolo si trova la cucina, mentre accanto è posizionato il letto imbottito di foglie di mais. I bambini dormivano nel letto dei genitori, i più piccoli nella culla o nell'ultimo cassetto del comò. Accanto c'era la stalla, dove venivano custoditi gli animali. Erano fondamentali per la sopravvivenza della famiglia e contribuivano anche a riscaldare l'ambiente. Al termine della visita ci viene mostrato un timbro storico con le iniziali del capofamiglia. Serviva a riconoscere il pane che si impastava in casa e si portava a cuocere nel forno comune. Ma il simbolo per eccellenza per i materani è il galletto, che qui prende il nome dal suono che emette. Si chiama, sentite un po', cucù. È un portafortuna. Doveva proteggere la famiglia e augurare fertilità e abbondanza. Quelli più grandi invece venivano utilizzati come pegno d'amore e ovviamente le dimensioni contavano. Si diceva infatti più grande era il gallo, più grande era l'amore, che oggi, ahimè, è stato sostituito da famigerati anelli preziosi. Torniamo a bordo della nostra cabriolet per raggiungere il Castello Tramontano, che sorge sulla collina più alta di fronte alla Civita. Prende il nome dal conte Giancarlo Tramontano, il nobile napoletano che ne avviò la costruzione. La tradizione racconta che il popolo, stremato dalle sue tasse, si ribellò e lo uccise. Per questo il castello rimase incompiuto. Dopo aver ringraziato e salutato Michele, proseguiamo il nostro giro nel Sasso Barisano e visto che ci è venuta fame, ci concediamo una sosta strategica, un bel piatto di salumi e focaccia. Di fronte a un tagliere, ogni proposito di mangiare leggero svanisce all'istante. Ma con una vista sui sassi così, come si fa a resistere? Visitiamo poi la chiesa di San Giovanni Battista, un gioiello medievale con arcate e colonne decorate che ci lasciano senza parole. Il nostro è stato un soggiorno breve, ma arricchito dagli incontri e dalla gentilezza della gente del posto.
Pian piano raggiungiamo l'ultimo punto panoramico, il belvedere di San Pietro Barisano, da cui salutiamo la città per l'ultima volta. Bene amici, il nostro viaggio a Matera finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale per scoprire le prossime avventure. Ciao!